Il 30 maggio 1998 si svolse nelle stanze della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano una riunione. L'aria era tesissima. A presiedere l'incontro era l'allora segretario della congregazione, Monsignor Tarcisio Bertone. Con lui ci sono altre 6 persone: Monsignor Girotti, Don Antonio Manna dell'ufficio disciplinare, Padre Antonio Ramos, Monsignor Wickland, arcivescovo di Milwaukee, una diocesi statunitense, il suo vescovo ausiliare Monsignor Schiba e Monsignor Fliss, vescovo di Superior, una cittadina della diocesi. Insieme devono decidere in che modo affrontare il caso di padre Lawrence Murphy, reo confesso ai suoi superiori di abusi su oltre 200 bambini sordomuti. Le violenze erano state compiute nell'arco di 24 anni nelle parrocchie della diocesi di Milwaukee, in cui il sacerdote veniva trasferito ogni volta che lo scandalo rischiava di diventare di dominio pubblico, cioè incontrollabile. Bertone ha tra le mani la diagnosi di uno psichiatra che era stato assunto dalla diocesi di Milwaukee per occuparsi di padre Murphy. Il medico, dopo aver esaminato il sacerdote, scrisse nel rapporto: Murphy non si rende conto del male fatto e sembra insensibile alle cure. Quanto rilevato dallo specialista però risultò irrilevante. Difatti, il cardinal Bertone dispose per padre Murphy la condanna a riflettere sulla gravità del male fatto fino a quando non darà prove di ravvedimento. Tutto ciò dovrà accadere in un luogo isolato, quindi lontano da occhi indiscreti, molto probabilmente un monastero. Pochi mesi dopo aver ricevuto questa punizione, il 21 agosto del 98, Murphy muore, senza aver mai speso una parola per le vittime e senza essere mai comparso davanti a un tribunale, laico o religioso che sia. Del resto, con un processo canonico nei suoi confronti, osserva Bertone nel documento confidenziale protocollato col numero 111/96, che riassume le fasi dell'incontro e che è stato pubblicato insieme al rapporto del medico citato prima sul sito del quotidiano statunitense New York Times. Appunto, osserva Bertone, con un processo si corre il pericolo di grande scandalo qualora il caso venisse pubblicizzato dalla stampa. Oltretutto, aggiunge sempre Bertone, questo procedimento è inutile per la difficoltà dei sordomuti a testimoniare senza aggravare i fatti. Ripeto la citazione. Per Bertone il processo nei confronti di padre Murphy è inutile per la difficoltà dei sordomuti a testimoniare senza aggravare i fatti. Al termine del verbale, subito dopo le considerazioni conclusive del segretario di Joseph Ratzinger, all'epoca capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, sarebbe diventato Benedetto XVI 7 anni dopo, nel 2005, si legge questa frase: prima della conclusione dell'incontro, Monsignor Wickland tiene a riaffermare che sarà difficile far comprendere alla comunità dei sordomuti la lieve entità di questi provvedimenti. Poi c'è la data e infine il silenzio.